Torniamo a parlare di letteratura italiana e lo facciamo attraverso uno dei più grandi scrittori del Novecento italiano, Italo Calvino, lo scrittore per antonomasia, un autore che si è cimentato in opere di generi completamente diversi, dai racconti e i romanzi di guerra nel suo periodo neorealista, ai racconti di viaggio, ai saggi sulla letteratura e la lingua italiana, a romanzi fantascientifici, racconti fantastici per ragazzi e chi più ne ha più ne metta. Un autore a tutto tondo. Italo Calvino ha dato un contributo importantissimo all'interno della letteratura italiana del secolo scorso e le sue opere sono caratterizzate da una prosa limpida, ordinata, pulita, ma non per questo sempre di facile comprensione. I temi molto spesso sono temi profondi, oppure temi sociologici camuffati, mascherati da racconti comici, ma ne parleremo tra poco. Chi è Italo Calvino? Italo Calvino nasce nel 1923 a Cuba da due genitori italiani, ma 2 anni dopo, nel 1925, la famiglia si trasferisce in Italia, a Sanremo, che è la città di origine del padre. Qui Italo Calvino cresce e già in tenera età cominciano ad emergere la sua passione e il suo talento per la letteratura. Comincia a scrivere racconti, si appassiona di disegno e di fumettistica e anche di cinema. Ma terminate le scuole superiori decide inizialmente di seguire le orme del padre e si iscrive all'Università di Agraria di Torino, dove il padre aveva una cattedra come professore. Purtroppo nel frattempo scoppia la guerra, l'Italia stessa entra in guerra e Italo Calvino nel 1944 partecipa attivamente alla guerra partigiana per la Resistenza, combattendo all'interno della Brigata Garibaldi. All'interno di diverse lettere, Italo Calvino racconta questi mesi di guerra, questi mesi che sono stati mesi molto duri ma anche di grande insegnamento per lui. In una lettera del 1945 lui scrive questo relativamente alla guerra. La mia vita in quest'ultimo anno è stato un susseguirsi di peripezie. Sono passato attraverso un'inenarrabile serie di pericoli e di disagi. Ho conosciuto la galera e la fuga, sono stato più volte sull'orlo della morte. Ma sono contento di tutto quello che ho fatto, delle esperienze che ho accumulato, anzi avrei voluto fare di più. Quindi Italo Calvino ha partecipato attivamente alla guerra, ha ricoperto anche ruoli importanti all'interno del Partito Comunista Italiano, all'interno del quale è rimasto fino al 1957. Nel frattempo continua i suoi studi in letteratura e nel 1947 comincia a collaborare con una casa editrice molto importante, la casa editrice Einaudi. Entra nel mondo degli scrittori, della letteratura, conosce personaggi importanti, personaggi di spicco, tra cui Cesare Pavese, che diventa un punto di riferimento e un amico per Italo Calvino. È proprio Cesare Pavese che convince Italo a pubblicare nel 1947 il primo romanzo, Il sentiero dei nidi di ragno. Questo è un romanzo molto popolare di Italo Calvino, è un romanzo di guerra, racconta la resistenza durante la seconda guerra mondiale, ma la guerra è raccontata attraverso gli occhi di un bambino. Il protagonista di questo romanzo è un bambino, Pin, che vive e cresce insieme agli adulti, dopo aver perso i genitori. Un giorno questi adulti convincono Pin a rubare una pistola a un nazista. Purtroppo, conseguentemente a questo, Pin viene imprigionato, viene portato in prigione e verrà poi liberato da un partigiano, Lupo Rosso. Dopo questa esperienza, Pin decide di partecipare alla Resistenza e racconterà quindi la guerra attraverso i suoi occhi. Questo è un romanzo che fa parte del periodo neorealista.
di Italo Calvino. Il neorealismo è un movimento letterario che si è sviluppato in questi anni, caratterizzato appunto da racconti di guerra, da un impegno politico della letteratura, di un rispecchiamento attraverso la scrittura delle condizioni di vita delle persone successivamente alla guerra, soprattutto dei ceti più poveri. Questo è quindi uno dei romanzi più popolari di Italo Calvino. Gli anni 50 per Italo sono gli anni della letteratura fantastica, perché nel 1952 pubblica Il Visconte dimezzato, che è il primo di una trilogia chiamata I nostri antenati. Il Visconte dimezzato è un romanzo ambientato nel Seicento e parla appunto di un visconte che viene diviso in due da una cannonata. Un uomo che si trova diviso in due parti che simbolicamente rappresentano la ragione e il corpo. Queste due parti, che sono inconciliabili, cominciano a lottare, cominciano a combattere e questo è il simbolo della lotta tra la parte razionale dell'essere umano e l'istinto. Segue nel 1957 Il barone rampante, che è la storia di un baronetto, di un barone bambino di 12 anni, che dopo una punizione ricevuta dai genitori per non aver voluto mangiare un piatto di lumache, decide di trasferirsi sugli alberi e da quel giorno condurrà tutta la sua vita sugli alberi. Su questi alberi lui fa tutto, studia, legge, si innamora, conosce altre persone che vivono sugli alberi, scambia libri con banditi, si impegna a creare la costituzione di uno stato ideale costruito sugli alberi. La sua vita si svolgerà completamente sull'albero finché non prenderà il volo aggrappandosi a una mongolfiera. L'ultimo romanzo della trilogia I nostri antenati è Il cavaliere inesistente, che parla di un cavaliere fatto di sola armatura, un'armatura vuota, senza un corpo, c'è solo la voce al suo interno. È il simbolo della condizione dell'uomo contemporaneo, un uomo perso, privo di identità. La fantasia e la creatività di Italo Calvino non finiscono qui. Anzi, tutt'altro, perché nel 1963 esce Marcovaldo, ovvero Le stagioni in città. Questa è una raccolta di 20 novelle che hanno per protagonista Marcovaldo, un uomo buffo che però rappresenta un po' la spinta alla ricerca della natura e al cambiamento che ogni essere umano attraversa durante la vita. Queste 20 novelle rappresentano le peripezie di un personaggio che si ritrova costretto a vivere e a lavorare in città che è un ambiente alienante, dove tutto viene mercificato, dove tutto quello che conta sono i soldi, gli affari, la pubblicità. E attraverso Marcovaldo scopriamo quindi tutti gli elementi di alienazione che caratterizzano la società moderna. È il simbolo della condizione dell'uomo contemporaneo, ma essendo un'opera che mi ha colpito molto, farò un video dedicato a questo. Quindi ne parliamo nel prossimo video di letteratura. 2 anni dopo Marcovaldo, Italo Calvino pubblica Le Cosmicomiche, che sono dei racconti comici e molto spesso assurdi che trattano però l'evoluzione del mondo, l'universo e si tratta appunto spesso di scene assurde come inconvenienti nella comunicazione tra personaggi che abitano in galassie differenti, quindi si cimenta un po' anche nella fantascienza. Nel frattempo Italo Calvino si è cimentato anche in raccolte di fiabe e in articoli sul boom economico, sul dopoguerra, quindi anche articoli e opere più impegnate. Arrivano gli anni 70, che sono degli anni sperimentali, gli anni delle opere sperimentali di Italo Calvino. Perché sperimentali? Sono opere sperimentali perché sono testi che rompono gli schemi del passato, sono appunto esperimenti o comunque opere differenti da quello che si era visto prima.
Tra queste troviamo ad esempio il Castello dei Destini Incrociati, che sto leggendo in questo momento. È una storia ambientata in un castello dove gli ospiti hanno perso la parola e raccontano storie utilizzando i tarocchi. È un'opera geniale, mi sta piacendo tantissimo. Un altro esempio di opera sperimentale di Italo Calvino è Le città invisibili, una serie di racconti in cui Marco Polo parla di città immaginarie che ha incontrato durante i suoi viaggi. E non posso non menzionare Se una notte d'inverno un viaggiatore, un romanzo pubblicato nel 1979. Frutto del genio di Italo Calvino, un romanzo sperimentale all'ennesima potenza, perché è un romanzo non romanzo, è un romanzo con altri romanzi al suo interno. Infatti può essere chiamato anche metaracconto, perché questo romanzo è la storia di un lettore e una lettrice che sono alla ricerca di un romanzo. Cominciano a leggere un romanzo che però si interrompe sul più bello e quindi cercano la continuazione, ma ogni volta che trovano la continuazione di questo romanzo si rendono conto di cominciare un romanzo nuovo che a sua volta si interrompe sul più bello e trovano così sempre dei romanzi nuovi, ma leggono soltanto gli incipit, le parti iniziali, perché poi tutti i romanzi si interrompono. Si tratta quindi di incipit di romanzi diversi che vengono racchiusi in un unico romanzo, che è questo. E la cornice è proprio la storia di queste due persone che tentano in tutti i modi di trovare il romanzo completo. È un'opera che mi ha messo a dura prova perché io ho una mentalità decisamente ordinata e razionale e terminare in continuazione dei romanzi senza leggere la continuazione mi ha messo a dura prova. Ma alla fine capisco che è veramente un'opera eccezionale. Italo Calvino si è cimentato anche nella saggistica, ha scritto saggi sulla lingua italiana e sulla letteratura. E l'ultima opera pubblicata è proprio Lezioni americane, una serie di conferenze che lui avrebbe dovuto tenere ad Harvard, ma questo non è successo perché nel 1985 è sopravvenuta la sua morte. Questa era una panoramica della vita e delle opere di Italo Calvino, un autore di cui sto leggendo le opere adesso e veramente sto apprezzando tantissimo. Spero che sia stato un video interessante per te, che ti abbia fatto scoprire un altro autore così importante della letteratura italiana. Ti ricordo che sulla pagina Patreon di Vaporetto Italiano troverai la trascrizione di questo video e troverai anche esercizi per i video di grammatica, le trascrizioni degli episodi del podcast con il vocabolario usato in contesto e faremo tante dirette insieme ogni mese. Trovi il link qui sotto nella descrizione. Grazie per la tua compagnia e ci vediamo molto presto.